Non fatevi ingannare da questo martello di Thor luminoso, perché in realtà non siamo di fronte alla XC90 ma abbiamo in prova la nuova XC60, una vettura completamente rinnovata rispetto al passato, come la XC90 dalla quale deriva strettamente, basa la sua forza sulla piattaforma SPA, Scalable Product Architecture, una piattaforma davvero molto sofisticata perché non riguarda solamente la parte metallica, cioè la base tecnica della vettura, ma anche i motori e l'elettronica di controllo e di sicurezza. Andiamo subito a vedere com'è il bagagliaio, perché per quanto riguarda le Volvo è sempre un dettaglio molto importante. 505 litri di vano, lo vedete, molto ben strutturato da questo punto di vista. Il frazionamento avviene in modalità 40-60, serve a 1432 litri. Qui sotto c'è un po' di spazio, ma serve solamente per riporre gli oggetti che usate di meno. I sedili si abbattono attraverso questi due pulsanti e qui c'è anche la possibilità di alzare la coda sulla base del carico che dovete andare a stivare all'interno del bagagliaio. Per quanto riguarda la linea di coda, si distingue il nuovo gruppo ottico a sviluppo verticale, ma che si integra anche all'interno del portellone, andando ad assicurare alla vettura una linea molto elegante, anche personale. Si riconosce subito che siamo di fronte all'XC60. Nella parte bassa abbiamo il doppio scarico con la cromatura e lo vedete, c'è anche il terminale all'interno che soffia, quindi non c'è nessun accenno di design, è un terminale vero che scarica all'interno della cromatura. Cerchio da 20 pollici, gommato Latitude Sport 3 255/45, quindi gommatura Michelin. Per quanto riguarda la parte bassa, cromatura Inscription, la troviamo anche nella parte alta a circondare i cristalli, sempre 20 pollici anche davanti, stessa gommatura, pinza monopistoncino, la vedete però di generose dimensioni alla stregua del disco, che è molto ampio. Come vi dicevo prima, il faro è full LED anche per quanto riguarda la parte notturna, mentre nella zona inferiore le prese d'aria sono solamente simulate con questa cromatura che va a girare intorno a questa parte nero grezzo e con sensori di distanza che sono distribuiti un po' ovunque. Questa vettura ha degli accenni di autoguida davvero molto sofisticati, c'è anche la telecamera, una delle telecamere di parcheggio che permette la visione dall'alto, ma quello lo vedremo dopo. Il discorso motori è molto ampio perché si parte da 190 cavalli, si va al D5 da 235 cavalli, che è un piccolo compressore che soffia dell'aria all'interno della turbina per annullare il lag, un motore che avevamo già provato, va davvero benissimo. E poi si passa ai benzina con il T5 da 254 cavalli, il T6 da 320 cavalli, questo che stiamo guidando in questo momento, e poi c'è anche il T8 che è praticamente questo motore con l'unità ibrida. La batteria è disposta al centro del tunnel centrale, il motore elettrico invece è dietro ed ha una potenza di 87 cavalli, quindi 407 in tutto. Pensate, fa da 0 a 100 in 5 secondi e 2, quindi niente male per una vettura che nel modello base pesa 1800 kg. Andiamo a vedere però come è fatta dentro, perché anche qui ci sono tante somiglianze con l'XC90. Pannello porta davvero molto ben fatto, materiali di altissima qualità sia per quanto riguarda la gomma sia per quanto riguarda la pelle qui nella zona centrale. Impianto audio Bowers & Wilkins, suona davvero benissimo, e legno che inizia già da questa zona laterale che va a circondare la bocchetta, che è rifinita con nero lucido. Per quanto riguarda i sedili, sono molto ben disegnati, devo dire, sono molto belli, hanno la possibilità di essere anche allungati per quanto riguarda il piano di seduta, e sono traforati per andare ad assicurare un miglior raffreddamento del corpo durante la stagione estiva. Andiamo a chiudere la porta, vado ad accendere il motore, in questo caso appunto il T6. La strumentazione è completamente di tipo digitale, ricorda un po' l'MMI di Audi, quindi contagiri e tachimetro nelle zone laterali. La mappa è al centro, il volante lo vedete è bicolore per quanto riguarda il rivestimento, e poi ha tutti quanti i comandi della multimedialità nella parte destra, mentre quelli relativi al cruise control attivo con funzioni anche di pilot assist nella zona sinistra. Le bocchette hanno uno sviluppo verticale molto importante, come è molto importante la zona centrale. Da notare come all'interno di questo schermo di generose dimensioni, disposto verticalmente, giri un software sviluppato completamente da Volvo, è connesso in 3G con il mondo esterno e dà delle funzioni come tuning radio, Spotify, che sfruttano il traffico dati della scheda interna, volendo c'è anche Android Auto ed Apple CarPlay. Mi piace moltissimo il legno di questa versione, la palpebra nella zona superiore è divisa nella zona centrale da quest'altra finitura in pelle davvero molto
elegante. Il tunnel centrale forse è l'elemento che mi piace meno, non tanto per questa serrandina che è fatta davvero benissimo. Guardate gli elementi come sono fatti, sono tutti piccoli elementi che si rincorrono, ma per quanto riguarda questa plastica forse è un po' fuori tono rispetto al livello generale della vettura. Direi di andare a sederci dietro per vedere come si sta. Dovrebbe essere una vettura molto comoda, i 2,84 m di passo dovrebbero assicurare un'abitabilità a bordo davvero eccellente. Ed infatti dietro si sta particolarmente bene, devo dire. Guardate, ci sto bene con le gambe, anche il sedile è abbastanza furbo perché è scavato nelle zone laterali. Mi piace far notare anche come, nonostante la presenza di questo tunnel molto voluminoso, lo vedete, ci sia comunque abbondante spazio anche per andare ad appoggiarci i piedi sopra. Quindi tutto sommato è vero, il tunnel è molto presente, ma comunque c'è un po' di attenzione anche per il passeggero centrale. Interessante la presenza della presa di corrente di tipo tradizionale da 220 volt come quella di casa, e poi la regolazione sia della temperatura del sedile sia della climatizzazione nella zona posteriore. Tetto in vetro davvero molto ampio, c'è la tendina che scorre, è davvero molto ben fatta questa vettura, ricorda molto l'XC90 e sono davvero curioso di guidarlo perché secondo me anche in termini di guida ci assomiglierà molto. Andiamo a vedere. Ed eccoci al volante della nostra nuova Volvo XC60, una macchina completamente nuova, ma in realtà mi sembra di conoscerla già un bel po', perché in definitiva si tratta della XC90 rimpicciolita, un po' come tutte le altre vetture della nuova generazione che utilizzano la Scalable Product Architecture, quindi in definitiva l'acronimo è SPA, l'avete già sentito magari più volte se siete amanti del brand Volvo. Questa architettura, un po' come la MQB, come la MLB per il gruppo Volkswagen, permette a Volvo di andare a costruire delle vetture sostanzialmente molto simili tra loro, ma comunque che si rivolgono ad un'utenza diversa. Anche questa quindi non fa eccezione nemmeno per i motori, visto e considerato che tutta la gamma disponibile in questo momento è di 2000 di cilindrata, e anche questo fa parte del protocollo SPA, quindi tutti i benzina sono 2000, tutti i diesel sono 2000, tutti hanno la stessa medesima architettura, motore in alluminio decisamente molto moderno, molto leggero anche nella costruzione, e appunto il diesel e il benzina sono lo stesso identico motore, cambiano nella parte alta, nella parte di iniezione, nella parte delle testate. Quindi è un progetto davvero molto sofisticato all'origine, ma che allo stesso tempo ha permesso a Volvo di risparmiare molti soldi per quanto riguarda la progettazione, e allo stesso tempo anche di offrire al cliente un prodotto ottimizzato in ogni sua componente. Stesso concetto di SPA anche per la parte relativa all'elettronica, dove ritroviamo lo schermo digitale bello stampato lì al centro da 12 pollici, e poi questo display da 8 pollici disposto in verticale al centro della plancia. Ma come si guida? Andiamo a vedere un po'. La vettura è ovviamente molto alta da terra, si sente che c'è questa forte altezza da terra, ma esattamente come la XC90 si guida in modo piuttosto piacevole. Sono disponibili varie modalità di guida. In questo momento siamo con quella più sportiva di quelle disponibili, c'è la Dynamic, la Comfort e la Eco, volendo c'è anche la modalità off-road se vogliamo andare in fuoristrada, e poi c'è la modalità individual che permette di andare a personalizzare tutti questi elementi, le sospensioni, lo sterzo, l'erogazione del motore, eccetera eccetera, in funzione appunto di quello che voi volete fare. Se volete una vettura più o meno silenziosa, se volete una vettura che cambia più o meno velocemente, se volete una risposta del gas più o meno veloce. La vettura si sente poi la differenza realmente guidando questa XC60 rispetto al XC90, perché le dimensioni sono più compatte, il peso è un pochino più ridotto e la potenza di questo motore è sicuramente adeguata, se non anche eccessiva, per andare a spingere una vettura di questo genere. 320 cavalli e 400 Nm di coppia massima, che abbinate a questo cambio con convertitore di coppia a 8 rapporti si comportano davvero benissimo, sostengono molto bene la performance della vettura, e anche in termini di sospensioni devo dire che, come vedete, la vettura è molto ben supportata, gira veloce. Ovviamente si sente che c'è una massa importante in gioco, ma comunque anche in termini di sterzo, nonostante non sia per nulla comunicativo per quanto riguarda quello che passa sotto le ruote, comunque è uno sterzo che è piuttosto veloce nell'impartire alla vettura i cambi di direzione. Quindi è una vettura che non nasce certamente per essere sportiva, però ha caratteristiche per esserlo, perché da 0 a 100 ad esempio fa 5 secondi e 9, 5 secondi e 2 la T8
fatto ibrida, comunque è una vettura che ha delle prestazioni sicuramente importanti. Quello che non mi piace moltissimo è il sound di questo motore. Si sente che qua davanti pulsa un motore 4 cilindri, nulla di male per carità, però nel momento in cui vado a spendere una determinata cifra, probabilmente un po' di gusto anche nel sentire un motore diverso da un 4 cilindri che pulsa lì davanti potrebbe anche essere qualcosa di piacevole. I tempi sono cambiati, il downsizing è diventato imperante un po' per tutti i costruttori, e anche Volvo non fa certamente eccezione in quella che è una vera e propria rivoluzione all'interno di questo brand sotto ogni punto di vista, costruttivo, estetico, dinamico, e chi ne ha più ne metta. Ma com'è la vita a bordo della XC60? Direi che è praticamente identica anche in questo caso alla XC90. Si sta molto bene, sta molto comodi, la posizione di guida non è niente male, il sedile è regolabile anche nella dimensione di profondità, quindi permette anche a noi più alti di stare davvero molto comodi. Buona la visibilità a 270 gradi, perché dietro il montante è molto alto e non si vede praticamente niente, però abbiamo un'ottima telecamera di parcheggio, e questo vi permette di vedere innanzitutto la vettura a 360 gradi come se la guardaste dall'alto, ma si può andare anche a zoomare sulla singola camera, questo per avere una perfetta visione dell'angolo che vi interessa. Quindi davvero molto ben fatto questo software, integra Android Auto ed Apple CarPlay, ma allo stesso tempo al suo interno ha anche alcune app native come Spotify, e questo vi permette di utilizzare il traffico 3G della scheda proposta insieme alla vettura per andare ad ascoltare la vostra musica. Ovviamente la scheda non fa solamente quello, vi permette di rimanere connessi, quindi andare a cercare il parcheggio più vicino, delle informazioni sul traffico, anche delle informazioni online che riguardano il punto di interesse che state raggiungendo. Per quanto riguarda la vita a bordo, ottimo l'impianto Bowers & Wilkins, suona davvero benissimo, ottima la climatizzazione con questo impianto, che però purtroppo si pilota solamente dal display, anche se la cosa rimane abbastanza comoda. Ottimo anche il comfort di bordo con queste sospensioni attive che ritroviamo all'interno di questa T6, che filtrano molto bene. Come vi dicevo prima, nella parte un pochino più dinamica non sono certamente sospensioni pensate per rendere molto sportiva questa vettura, ma in termini di comfort nella posizione eco o nella posizione appunto comfort fanno davvero molto bene il loro lavoro. Insomma, una vettura che non nasce certamente per essere sportiva, anche se un bel motore spinge forte, e il telaio devo dire che è molto ben bilanciato, anche se appunto non è certamente studiato per permettervi di fare le curve a velocità warp, anche perché la vettura è molto alta e ovviamente soffre di tutti quelli che sono i difetti delle vetture col baricentro piuttosto alto, nonostante appunto le sospensioni attive riescano comunque a compensare gran parte di questi difetti. Devo dire che però una delle cose che mi impressiona di più delle nuove Volvo basate sulla piattaforma SPA è la presenza del Pilot Assist. Cosa significa? Che questo sistema è in grado di leggere la strada, quindi leggere le linee bianche, è in grado di mantenere la distanza dalla vettura che precede, ed è in grado di mantenervi in carreggiata fino ad una velocità, pensate, con questo modello di 130 km/h. Ad esempio adesso questa Yaris è entrata, la vettura ha frenato da sola, non ho fatto davvero nulla, non ho toccato il freno, si è riportata a distanza di sicurezza. Basta tenere una mano nemmeno sempre ogni tanto sul volante, come vedete la vettura corregge autonomamente rimanendo all'interno della carreggiata. A cosa può essere utile questo sistema? È vero, è solamente un preludio di autoguida, fra 10 anni probabilmente una vettura come questa sarà in grado di portarci da A a B senza nemmeno toccarlo il volante, ma in questo momento questa funzionalità può essere utile appunto per andare incontro a situazioni di emergenza come queste, magari quando siete un po' distratti, o anche per proprio darvi una mano per rilassarvi un po' alla guida, magari quando fate tanti chilometri. Quindi davvero una funzionalità molto utile, una funzionalità, almeno quella della distanza di sicurezza, che secondo me dovrebbe essere obbligatoria su tutte le vetture. Spero che un giorno si arriverà anche ad ottenere questo risultato. Eccoci qui, prova terminata, 505 litri di bagagliaio, non sono niente male, lo vedete, ci sto io quasi integralmente. Ovviamente da Volvo ci si aspetterebbe qualcosina di più per quanto riguarda il volume, ma anche loro si sono adeguati a stili decisamente più moderni, e quindi questo è il prezzo da pagare per avere una vettura un po' più bella rispetto al passato. Si parte da 50.800 euro, se volete la ibrida che fa da 0 a 105 secondi e 2 si spende 73.000 euro. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!